Ciao Francesca, anche quest'anno siamo qui a Palazzo del Bo, nella Sala della Scienza, a Milumino di Meno, per fare un po' il punto della situazione di ciò che abbiamo fatto all'Università di Padova quest'anno. Oggi il tema di Milumino di Meno è anche quello del fast fashion. Esatto, quest'anno si è concentrata l'attenzione sul fast fashion. Naturalmente noi siamo un'università, quindi facciamo qualcosa di diverso, però è importante sapere che il mondo, l'industria del fashion è veramente molto impattante per le emissioni carboniche ed è la seconda industria al mondo per consumo d'acqua. E quindi noi abbiamo deciso quest'anno di fare delle importanti iniziative sui nostri consumi dell'acqua. Quindi non solo il tema del riuso degli abiti, ma anche il consumo della risorsa. Il consumo della risorsa è importantissima e di fatto andare a calcolare una water footprint e cercare di migliorare il proprio consumo riducendolo è un obiettivo fondamentale che come Università di Padova ci siamo dati. Per questo, grazie ad un accordo con Aceva Sapiens e AMGA, abbiamo sensorizzato, smart meterizzato, come si dice, tutta la nostra rete idrica e quindi adesso in tempo reale noi sappiamo i nostri consumi, dove stanno avvenendo, come stanno avvenendo e grazie a questo stiamo riuscendo a mettere in atto delle buone pratiche per ridurre i nostri consumi e anche per individuare le perdite occulte. Tenete presente che l'Ateneo consuma circa 260 milioni di litri d'acqua all'anno, che sono 500 litri al minuto circa, e quindi andare ad intervenire su questi grandissimi consumi può veramente apportare un grande miglioramento su queste tematiche. Noi abbiamo anche un negozio che vende oggetti, anche capi di abbigliamento targati Università di Padova, è lo store dell'Università di Padova. Francesca, che attenzioni abbiamo per il tema del riuso degli abiti e per la qualità degli abiti? In effetti c'entriamo anche col fashion perché abbiamo giustamente nel nostro merchandising oggetti ed abiti e abbiamo tutta una linea specifica di merchandising sostenibile, certificato e quindi si può essere tranquilli che acquistando nei nostri store effettivamente c'è una qualità riconosciuta del prodotto. Insieme a questo però abbiamo anche voluto creare culture, quindi abbiamo avviato un progetto di informazione, di conoscenza delle ecoetichette in modo da aiutare chiunque con queste pillole che abbiamo sul web a districarsi all'interno di questo mondo molto complesso dei prodotti che si possono acquistare. Ma non solo, c'è una cosa molto importante, i prodotti si acquistano ma non si devono poi, cioè si deve prolungare al massimo la loro vita, giusto? E da questo punto di vista in effetti diciamo quest'anno abbiamo lavorato anche sul riuso degli oggetti, per cui nelle modifiche dei regolamenti che abbiamo fatto abbiamo previsto che prima di buttare via un oggetto debba essere verificata la possibilità di riusarlo e quindi abbiamo messo in piedi quello che abbiamo chiamato il portale del riuso, in modo che prima di buttare via un oggetto tutta la comunità accademica possa verificare, possa farlo obbligatoriamente se c'è la possibilità di riusarlo, aprendo questa possibilità in seconda fase anche alle associazioni e agli enti esterni. E questa prospettiva di sostenibilità è giusto che vada portata avanti anche nell'uso delle cose che abbiamo. E per stare all'interno di questo aspetto culturale, ma anche all'interno del tema che ci ha proposto Milumino di Meno quest'anno, il 20 febbraio abbiamo organizzato uno swap party qui a Palazzo Bo in cui potremo scambiarci i vestiti e quindi prolungare la vita dei nostri vestiti andando a cercare quello che ci piace di più e lasciando invece qualcosa che magari non riusciamo più ad utilizzare per tanti motivi. Beh, allora evviva Milumino di Meno e viva l'Università di Padova. Anche perché anche noi ci illuminiamo in modo sempre più sostenibile, vogliamo ricordare come ultima cosa che da dicembre stiamo iniziando ad installare i pannelli fotovoltaici su tutti i nostri tetti all'interno dell'Ateneo. Ma di questo vi racconteremo il prossimo anno. Un saluto a tutti.